Sei un chitarrista e stai pensando di vendere tutta la tua strumentazione analogica per passare al digitale? Aspetta un attimo. Ciao, sono Salvo Di Piazza e se sei nuovo di qui iscriviti al canale. Oggi voglio darti qualche consiglio su come rivalutare la tua strumentazione analogica. Infatti, se è vero che ormai il digitale è una realtà ben consolidata, visto tutti i vantaggi che ci offre, ancora oggi secondo me ci sono delle situazioni in cui l'utilizzo di un ampli analogico, di una pedaliera analogica, è ancora una scelta vincente. Mi riferisco in particolare al circuito delle esibizioni nei locali, soprattutto quelli sprovvisti di backline. Infatti mi capita di vedere dei musicisti provvisti di sistema digitale che poi, quando si trovano a suonare in questo tipo di contesti, si portano dietro la cassa FR, la cassa full range, assieme alla pedalboard digitale aggiungono dei pedalini, cavi, borsoni, chitarre, quindi poi la compattezza, la trasportabilità in questo tipo di situazioni si va a perdere. Tanto vale quindi secondo me che se si suona prevalentemente in questo tipo di ambienti, forse l'utilizzo tradizionale di un bell'ampli analogico è proprio l'ideale. Potremmo comunque sentire l'esigenza di voler avere il vantaggio del digitale, per esempio per quello che riguarda le registrazioni silenziose, o suonare dal vivo e tenere il palco il più silenzioso possibile. E a tal proposito ci sono delle alternative, delle strategie che io ho usato in questi anni che ci permettono di utilizzare il nostro setup analogico anche in contesto digitale. Per quello che riguarda le registrazioni silenziose, un sistema che utilizzo da molti anni è quello di collegare la testata valvolare del mio amplificatore a una load box, e dalla load box con un'uscita bilanciata mi vado a collegare poi in scheda al computer, e dal computer vado poi a utilizzare un ear loader, cioè un software che in parole semplici mi va a simulare la cassa microfonata di un amplificatore. In particolare io utilizzo lo Speaker Mix Pro della Celestion, che è un software che sfrutta una tecnologia che ci permette di utilizzare degli IR, degli impulse response, che reagiscono anche alla dinamica con cui stiamo suonando. Il vantaggio di utilizzare questo sistema è appunto quello di poter utilizzare la nostra testata valvolare nella sua interezza, quindi sia la sezione di preamplificazione che quella finale, escludendo di fatto la cassa, e questo ci consente di registrare in modo silenzioso e metterci al riparo dalle lamentele dei vicini. Per quello che riguarda invece l'utilizzo del sistema analogico sul palco in maniera silenziosa, ci sono 2-3 sistemi che mi sono trovato a utilizzare. Il primo è molto simile a quello che abbiamo visto per quello che riguarda la registrazione silenziosa, cioè prendo la testata, la collego a una load box. Questa load box, anziché collegarla poi al computer, la collego a un ear loader standalone, così per così dire, hardware, ok? Per esempio, in particolare io utilizzo il Torpedo Cab, e dal Torpedo Cab con uscita bilanciata vado al banco mixer. Con questo sistema, se vogliamo, possiamo comunque utilizzare la cassa reale dell'amplificatore, magari perché vogliamo un ascolto sul palco nostro, personale, o vogliamo sentire la botta dietro, e comunque nel frattempo utilizzare la load box che va allo speaker simulator, che va al banco mixer, così sul palco noi utilizziamo l'ascolto della nostra cassa e all'impianto in uscita andrà invece la cassa simulata con il suono che abbiamo già programmato a casa, e quindi ci risparmiamo la microfonazione della cassa reale in sostanza. Parlando di trasportabilità e compattezza, ci sono state delle situazioni in cui non potevo portare con me la testata dell'amplificatore, e allora ho lavorato con la sola pedaliera analogica, con alcuni pedali che mi fungevano da preamplificazione, vari suoni, delay, e da lì uscivo e andavo nel Torpedo Cab, che permette anche la simulazione della sezione finale valvolare di un amplificatore, che poi passa allo speaker simulator con gli IR, e da lì in uscita bilanciata andavo sul banco mixer del palco. L'altro elemento che contraddistingue il sistema digitale rispetto a quello analogico è la possibilità di utilizzare veramente tantissimi suoni, ormai, come ho detto all'inizio video, di ottima qualità, però se io ho già un sistema analogico che amo e con cui ci faccio più o meno di tutto, la domanda che mi devo fare è: ma mi servono davvero tutti questi suoni? Cioè, ricordiamoci che uno a caso, un certo Luca Colombo, per tanti anni a Sanremo ha fatto le sue serate con il solo Vox, e nessuno ha mai detto che il suo suono non fosse opportuno, corretto per il tipo di brano. Quindi secondo me entro certi limiti diventano un po' dei muri, delle seghe mentali che ci facciamo. Cominciamo a posto.
In ogni caso, in certe situazioni potrebbe essere molto utile avere la possibilità che hanno le pedalboard di programmare dei suoni, dei preset, per evitare di cominciare a fare dei tip tap sui pedali e anche in questo caso ci sono dei sistemi ormai che esistono da diversi anni, che sono i looper, che sono delle piccole unità che ci permettono di creare dei preset switchando i vari pedali che abbiamo nella nostra pedalboard. Una piccola nota a margine che voglio aggiungere a favore del sistema analogico, lasciando perdere i soliti discorsi che l'analogico suona meglio, è più bello, eccetera, ma è relativo al valore che può avere nel tempo, perché al contrario dei sistemi digitali che dopo 8 anni diventano obsoleti, perché magari esce il modello nuovo, la nuova tecnologia, vediamo per esempio ultimamente il Tone X, un Tube Screamer è per sempre, un Fender Deluxe Reverb è quello e rimarrà quello per sempre. Quindi se sei ancora in possesso di un sistema analogico e hai la possibilità di sfruttarlo nei contesti giusti, potresti valutare l'idea di investire in questi dispositivi che ti aprono la strada a questi setup ibridi che ci consentono di avere una certa versatilità anche con i nostri sistemi analogici. Se ti è piaciuto questo video o l'hai trovato utile in qualche modo, lascia un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e ci vediamo al prossimo video.